Cari amici e amiche di Solfatara News, bentornati sul nostro canale. Un saluto caloroso a tutti voi che ogni giorno ci seguite con attenzione e ci sostenete nel nostro lavoro quotidiano di monitoraggio sulla caldera dei Campi Flegrei, sulla fumarola Pisciarelli e sul cratere della Solfatara. Un benvenuto speciale ai nuovi spettatori. Vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale YouTube, a seguirci su Instagram e TikTok e ad entrare nel nostro gruppo Facebook Solfatare News Group, dove ogni giorno analizziamo insieme ciò che accade nel nostro territorio. E prima di iniziare, un ringraziamento enorme va a tutti voi che state contribuendo alla nostra raccolta su GoFundMe per il nuovo drone termico. Grazie alla vostra generosità siamo arrivati al 73% dell'obiettivo in meno di un mese. Un traguardo incredibile che dimostra quanta fiducia avete in noi e quanto desideriate, come noi, conoscere davvero ciò che si muove sotto i nostri piedi. Presto con quel drone potremo misurare con precisione le temperature fumaroliche e capire quanto la pressione stia realmente aumentando nella caldera. E oggi, cari amici, dobbiamo parlare di una notizia che ci lascia senza parole. In un momento così delicato per Pozzuoli, con il bradisismo in aumento, le scosse sempre più frequenti, case lesionate, strade chiuse, vie di fuga bloccate e un piano di evacuazione che resta fermo sulla carta, ci saremmo aspettati che il Comune concentrasse tutti i suoi sforzi sulla sicurezza dei cittadini. E invece no. La priorità sembra essere un'altra. Il Comune di Pozzuoli ha infatti firmato un nuovo accordo per la riapertura del rione Terra, insieme alla Regione Campania e alla Curia diocesana. Lo racconta Il Mattino. Si tratta di un grande progetto per rilanciare l'antico borgo come polo turistico e culturale, con alberghi, ristoranti e botteghe artigiane. Un'operazione che viene presentata come la rinascita del cuore storico della città e che secondo i piani dovrà essere inaugurata nell'estate 2026. Ma noi di Solfatara News ci chiediamo: come si può parlare di rinascita in un'area che si trova esattamente sopra il punto di massimo sollevamento del suolo dell'intera caldera flegrea? Secondo l'INGV, proprio sotto il rione Terra si misura da mesi la massima deformazione del terreno, con un sollevamento che continua ad aumentare. Eppure, in questo scenario, si pensa di farci dormire turisti, aprire locali, organizzare eventi. Sembra quasi una sfida alla logica, un voler ignorare del tutto la realtà fisica di un territorio in movimento. Il rione Terra, ricordiamolo, fu evacuato negli anni 70 proprio a causa del bradisismo. Oggi, con lo stesso fenomeno tornato in piena attività, si pensa di riaprirlo al pubblico. È come voler costruire un castello su una zattera che si muove. Può sembrare solido finché non arriva l'onda successiva, e non è finita. Durante il nostro nuovo sorvolo di oggi sulla fumarola Pisciarelli, abbiamo osservato una diminuzione della pressione del getto principale, un segnale che, per chi non conosce i comportamenti del vulcano, potrebbe sembrare positivo. Ma noi sappiamo che non è così. Le fasi di calma di Pisciarelli spesso anticipano nuove fasi di sismicità più intensa. È come se il sistema stesse trattenendo il respiro, accumulando energia prima di liberarla in profondità. E i dati lo confermano. Nelle ultime settimane la velocità di sollevamento del suolo è aumentata, segno chiaro di un incremento di pressione nel sottosuolo. Spostandoci sulla bocca grande della Solfatara, la situazione è opposta e ancora più preoccupante. Le fumarole sono in forte crescita di pressione, il degassamento è quasi continuo e le pozze di fango ribollono con violenza. A vista, la temperatura appare in netto aumento. Il terreno attorno ai punti di emissione sembra quasi ardere. Attualmente non possiamo ancora rilevare le temperature in modo preciso, perché il nostro drone termico non è ancora operativo. Per questo vi invitiamo a partecipare alla nostra raccolta fondi su GoFundMe. Ogni contributo ci aiuterà a completare l'acquisizione dello strumento e a monitorare il vulcano in maniera scientificamente accurata. Presto, con il drone termico, potremo ottenere dati reali e dettagliati sulle temperature fumaroliche e sulla pressione interna della caldera, aumentando la sicurezza di tutti. E mentre il vulcano si agita, arriva un'altra notizia che ci lascia perplessi: l'installazione del pontone nel porto di Pozzuoli, un maxi impianto per facilitare l'imbarco e lo sbarco dei traghetti. Una struttura enorme, galleggiante, pensata per sopperire a un problema serio. I fondali del porto si sono sollevati a causa del bradisismo, rendendo impossibile l'attracco delle navi nei punti abituali. E allora cosa si è deciso di fare? Di aggiungere un pontone, una piattaforma artificiale,
per compensare il sollevamento del suolo e permettere alle navi di attraccare di nuovo. Insomma, si costruisce una soluzione tecnica per un effetto diretto dell'attività vulcanica, ma senza affrontare il problema alla radice. Si cerca di adattare la città al bradisismo, invece di proteggere la popolazione dal bradisismo. Si aggiunge peso su un terreno che si solleva, invece di alleggerirlo. È come tentare di tappare una crepa su un vetro che continua a flettersi. Non risolve, anzi, peggiora il rischio. Pozzuoli oggi è un paradosso vivente. Da un lato, la scienza avverte che la caldera è attiva e in pressione. Dall'altro, le istituzioni inaugurano progetti turistici e opere infrastrutturali, come se il vulcano potesse essere ignorato con un colpo di pennello e un comunicato stampa. Noi di Solfatare News non possiamo restare in silenzio davanti a tutto questo. Ogni volta che il nostro drone si alza in volo, lo fa per documentare la realtà, non per cercare spettacolo. E la realtà oggi è questa. La caldera di Pozzuoli è in movimento e ogni giorno ci mostra segni di crescente instabilità. Le fumarole aumentano, le temperature salgono, il terreno si solleva e nel frattempo si continua a costruire come se nulla fosse. Riaprire il rione terra, aggiungere pontoni, parlare di turismo. Tutto questo, in questo momento storico, appare come un atto di cecità istituzionale. La vera rinascita di Pozzuoli non potrà mai avvenire finché non ci sarà sicurezza, consapevolezza e rispetto per ciò che la natura ci sta mostrando. Noi continueremo a raccontare tutto questo ogni giorno, con i nostri voli e le nostre immagini, perché la Terra parla e il nostro compito è ascoltarla, registrarla e farla ascoltare a tutti. Perché la verità, quella vera, non si costruisce sopra un vulcano. Si guarda, si studia e si rispetta. Grazie a tutti voi per il sostegno, per la fiducia e per la forza che ci date ogni giorno. Solfatara News continuerà a essere la voce di chi non vuole chiudere gli occhi davanti alla realtà. E noi saremo sempre qui, sopra la caldera, a raccontare ciò che si muove sotto di noi.